Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Il video della Sicilia che ho da poco pubblicato sul canale è stato uno dei video più belli che abbia mai realizzato per tanti motivi. Innanzitutto perché ho avuto modo di provare tantissime moto in 2 giorni e questo mi ha dato la possibilità di sperimentare. In secondo luogo perché mi sono state messe a disposizione delle immagini bellissime e abbiamo potuto fare un montaggio davvero straordinario. E in terzo luogo perché guidare 20 moto diverse in 2 giorni in una regione bellissima come la Sicilia, passando dalla strada all'enduro, alla pista, all'elicottero, è una di quelle cose che difficilmente si riesce a sperimentare, perché una giornata in pista la fai, una gara la fai, un test ride lo fai, ma una cosa simile non esiste. Per questo voglio ringraziare immensamente Pirelli per questa opportunità che mi ha dato. Ora, in questo video voglio fare con voi alcune considerazioni sulle moto che ho guidato, sulla pista e sulle gomme che ho provato. Partiamo dalla pista. L'autodromo di Percusa è incredibile, perché è uno di quegli autodromi vecchio stile, come una volta. Innanzitutto, la particolarità di questo autodromo è che gira tutto intorno a un lago. E è abbastanza grande come lago, no? E quando vedi il lago, dici, ma veramente una moto riesce a fare tutto il giro in meno di 2 minuti? Cioè, a piedi ci metterai forse 25 minuti? E lì ti rendi conto veramente di quanto si vada forte in pista. L'unico problema è che girando intorno a un lago c'è una quantità di insetti e moscerini nell'aria che fa spavento. Alla fine di ogni turno avevo il casco che era... Infatti mi raccontano i collaudatori, come ad esempio Luca Salvadori, che vanno sempre lì a girare, che quando vanno a fare i test si portano un pacco così di visiera a strappo. Comunque, tornando alla pista, la struttura ha parecchi anni, come si può notare dall'esterno, ma l'asfalto e il tracciato è stato appena rifatto completamente. Quindi è stupenda, è una tavola da biliardo con un grip eccezionale, è davvero bella da guidare. E anziché star qua a raccontarvela a parole, andiamo a vedere un giro on board. Ok, la moto che guido è un R1 con le gomme Rain, la pista si stava asciugando e quindi c'era già parecchio grip. Comunque è un giro turistico, non siamo qui a cercare il tempo ma solo a fare un bel video. Rettilineo principale, si spalanca il gas, non è il rettilineo più lungo questo. Come vedete si arriva a frenare qua, si scalano 2 marce per poi affrontare la prima di un'innumerevole serie di varianti che ci sono. Sinistra, destra, uscendo dal destra si spalanca il gas per questo breve rettilineo, si frena nuovamente per questa curva verso destra di circa 90 gradi più o meno, si esce poi forte, forse un po' più aperta di 90 gradi. Comunque altro rettilineo, si frena per quest'altra variante destra-sinistra e guardate qua che cosa arriva adesso. Ci si porta leggermente a sinistra per impostare questo curvone che si dovrebbe fare in pieno, ma io naturalmente ero qua in modalità vado a spasso. Guardate che roba, gas aperto in questo curvone pazzesco dove quando esce hai il muretto, il guardrail che lì a 1 millimetro. Si arriva a tirare quasi tutte le marce per poi frenare forte in quest'altra variante, questa volta molto stretta, pam pam, destra-sinistra, si spalanca il gas, si piega leggermente a destra, altra variante, ve l'ho detto, sono tutte varianti qua, sinistra, destra, questa volta il destra apre quindi si può uscire abbastanza forte. E cosa c'è adesso? Un altro mega lungo rettilineo da alte velocità. E guardate cosa c'è qua in fondo, questa curva che possiamo chiamarla curva? Non so esattamente che cosa sia, forse è qualcosa, vedete, cioè si salta sul cordolo per fare questa mini variante che probabilmente hanno messo per evitare di arrivare qui a questo curvone in sesta piena e finire sull'Etna. Vedete, altro curvone, mega manata di gas, si esce per quest'altro rettilineo. Se vedete la moto che sbacchetta è perché, per quanto ero grosso io, non era atterrata bene come posizione in sella, quindi facevo vela con le braccia e sbacchettava sul dritto. Si frena poi forte, con le Rain naturalmente, si frena forte per quest'altra variante, destra-sinistra. E che cosa c'è adesso? Un'altra variante, sinistra-destra. E finisce il nostro giro in questa curva che immette sul rettilineo. Che roba pazzesca, si va veramente, veramente, veramente forte. E restando in tema pista passiamo ora alle gomme. In questi 2 giorni abbiamo potuto provare tanti pneumatici diversi, andando dall'off-road allo stradale, allo sportivo, alle Rain da pista, per poi arrivare al nuovo pneumatico che hanno presentato, ovvero l'Angel GT2, che è il motivo per cui hanno fatto questo evento. Questo evento era una presentazione stampa di questo pneumatico. Ora, l'Angel GT è una gomma GT
o sport touring. Quindi quella gomma che deve andare a coprire tutti gli scenari possibili, dall'asfalto asciutto e caldo di agosto all'asfalto freddo e bagnato autunnale. Tutto questo tenendo conto che deve far contenti gli smanettoni che vogliono una gomma sportiva. Quindi davanti è una gomma monomescola, mentre dietro è una gomma bimescola. Ora, che cosa significa bimescola? Tendenzialmente più una gomma è morbida e più ha grip ma si consuma prima, mentre invece più una gomma è dura e meno ha grip ma dura più chilometri. Ora, noi per strada facciamo tantissimi chilometri, quindi abbiamo bisogno di una gomma che duri tanto. Però, se ci piace la guida sportiva, vogliamo anche una gomma che abbia grip e che quindi sia sportiva. Come si fa quindi per soddisfare queste due esigenze che sono contrastanti? Già da qualche anno sono state inventate le gomme bimescola. Ora, questa roba orribile che ho disegnato è il profilo della gomma. Dato che per strada noi andiamo praticamente sempre dritti, la parte che tocca l'asfalto è sempre questa qua. Quindi se la gomma fosse troppo morbida, questa parte andrebbe a consumarsi molto più del resto e la gomma diventerebbe praticamente quadrata. Quindi come sono strutturate le gomme bimescola? Sono più dure nella parte centrale, che tanto appoggia a terra quando la moto è dritta, quindi non ha bisogno di avere tutto sto grip, mentre sono più morbide nella parte vicino alla spalla, che è quella che appoggia a terra quando andiamo in piega, che quindi è la situazione in cui nella guida sportiva serve grip, se no scivoli. Ora, questa gomma noi l'abbiamo provata sia su strada sia su pista, ma non essendo io uno stradista, dato che in strada non ci vado mai, non ho potuto valutarla appieno, mentre invece in pista, dato che vado sempre in pista, ho potuto valutarla meglio. In pista quel giorno è piovuto, quindi noi l'abbiamo testata sul bagnato, che sono delle condizioni che avevo appena provato, dato che ero reduce da una gara sull'acqua. E sul bagnato questa gomma si è rivelata veramente notevole. Ora, prima di entrare in pista ero un po' spaventato, perché capite che l'idea di entrare in pista su una moto stradale, con una gomma stradale che quindi non è quella da corsa da bagnato, sul bagnato, cioè nella mia testa c'erano due immagini: o io che vado ai 2 all'ora dritto come un palo, così, oppure io che provo a spingere e mi ritrovo a raccogliere la moto nel ghiaione. Comunque mi sono detto, entro, spingo un po' per volta e vediamo dove vado. Dopo 2 giri avevo il ginocchio a terra sul bagnato con la saponetta da asciutto. Per chi non sapesse, la differenza è che le saponette da asciutto sono spesse così, quelle da bagnato spesse così, quindi tocchi il ginocchio prima. E la moto non si muoveva di 1 millimetro, piantata a terra. Vi giuro, ero convinto di stare su gomme da gara Rain. Anche i curvoni, 170 km/h, gas pieno, sul bagnato, la moto non si muoveva. Ora tenete bene a mente la cosa seguente: la pista ha molto più grip della strada. Se voi provate a fare un curvone come quello, in pieno, sul bagnato, alla prima riga bianca, ghiaino, buca nell'asfalto, siete in terra e ci lasciate le penne. Quindi non fate queste cose su strada. Non perché non siete bravi, perché la strada non tiene come la pista. Comunque, fatta questa premessa, mi ha stupito la stabilità e la tenuta che ha sul bagnato, e questo sicuramente mi darebbe sicurezza a girarci per strada sotto l'acqua. Ora, il fatto che si comportino così bene sul bagnato è dovuto al fatto che gli intagli di questa gomma sono stati presi dalle gomme intermedie che usano in Superbike. E dopo aver guidato mi è venuta un'idea malata, ovvero: pensate se prendiamo Luca Salvadori, il mago del bagnato, che nella gara della Pirelli Cup dava 10 secondi a giro al secondo, e lo facciamo correre in quella stessa gara con questa gomma. Secondo me rischia di vincere anche con questa gomma. Comunque, quindi il giudizio finale è che queste gomme mi hanno colpito davvero tanto, perché non pensavo si potessero fare quelle pieghe con una moto stradale, con delle gomme stradali sul bagnato. E arriviamo ora alle moto. Partiamo innanzitutto dalla strada. Ho avuto modo di provare quasi tutte le tipologie di moto possibili, ovvero scooter, max enduro, enduro stradale, naked, boxer. Ora, vi ricordo che su strada non ho guidato quasi mai nulla, soltanto uno scooter e il mio GSX-R 1000, storico. Mentre in pista ho guidato praticamente quasi tutte le super sportive. Quindi, per me, per strada, questa è stata praticamente la prima volta che ho guidato questa tipologia di moto. Quindi questo mio parere da nuovo utente della strada può essere utile, perché vi dà le impressioni di chi ha provato queste moto per la prima volta. A vederle da fuori io non avrei mai detto che delle moto come il GS o il multistrada così grosse potessero essere agili. Cioè, a vederle ti danno l'idea di qualcosa di grosso, pesante, macchinoso, qualcosa che, se vuoi fare il paragone con una macchina, le associ a un SUV, mentre invece prendi una super sportiva, la associ a una supercar, che la scanni, ti diverti, vai forte, è un giocattolino. Ora, in autostrada forse è vero, dato che
è tutto dritto. Ma nel misto è l'esatto contrario. Le super sportive sono pesanti, sono dure, sono poco agili, sono scomode per uno alto 1,84 come me. E non ti danno sicurezza, soprattutto nel lento ad andare giù in piega. Gli enduro stradali o le turismo invece sono comodissimi, sono agili, li giri bene, ti danno confidenza, li porti giù in piega, sono morbidi, sono comodi. Io non l'avrei mai detto. Cioè, se voi mi deste per fare un giro su quelle strade bellissime che ci sono in giro, una Panigale V4R da 50.000 euro super kittata o una normalissima enduro stradale o turismo come la GS multistrada Niken S1000XR, io prendo la turismo a occhi chiusi. Perché nel misto è come stare su un'auto sportiva. Ci giochi, ti diverti, è agile, è morbida, è comoda. Vi giuro, non l'avrei mai detto, mi sono divertito molto di più sul GS che ad esempio sulla CB1000R. Ma non per la moto in sé, ma proprio per la tipologia di moto. Cioè, la CB1000R è una moto bellissima, Parlo proprio della categoria. E in pista invece ho provato sul bagnato BMW R1250R, S1000XR, S1000RR, R1, Panigale V4, MT-03, KTM 390 da mondiale. Cioè, io sono salito sulla S1000XR perché tutti mi dicevano provala. E io la guardavo e poi guardavo le super sportive. La guardavo e guardavo le super sportive. E dicevo, vabbè, devo entrare con st'elefante in pista? Sul bagnato? Con le gomme stradali? Boh, proviamo. Porca miseria. L'ho provata e mi divertivo. Cioè, mi divertivo. Così sono sceso e ho detto, oh, saliamo finalmente sulle super sportive gommate Rain da pista. Le ho provate, sono sceso e ho detto ridatemi l'XR. Cioè, con quelle moto da turismo ti viene tutto facile, tutto morbido, stai comodo, non ti stanchi mai, non vorresti mai scendere. E questa cosa mi ha sbalordito. Perché la super sportiva, se non la regoli bene, soprattutto per me che sono alto, come posizione in sella, pedane, manubri, leve, sospensioni, stai scomodo, sei tutto rannicchiato, è dura da guidare, è meno agile. Con le moto da turismo invece ti diverti sempre dovunque vai. E ora è chiaro che se vuoi andare in pista e scannare e fare le pieghe da gomito a terra, ci vuole la super sportiva ed è una figata spaziale la super sportiva da pista in pista. Ma con la moto da turismo sei sicuro che in tutte le altre situazioni ti diverti più di quanto tu ti possa immaginare. Infatti ora capisco due cose. La prima è come mai per strada si vedono così poche super sportive e così tante enduro turismo. E la seconda è come mai quando vedi che arrivano gli svizzeri, tedeschi, austriaci a girare in Italia, che ci sia pioggia, sole, neve, grandine, questi tirano giù dal carrello i BMW GS stradali con la targa, le gomme stradali, entrano in pista e girano tutto il giorno. E io quando li vedevo girare a Franciacorta, a Cremona, e dicevo, ma chi cacchio glielo fa fare a questi di venire giù con quelle moto e girare in pista? Ecco, ora che l'ho provato in pista, ho la risposta. Bene, questo è tutto. Spero che questo resoconto, questo brief, queste sensazioni dopo l'esperienza in Sicilia vi siano piaciute. Ringrazio ancora una volta Pirelli per avermi invitato e come sempre fatemi sapere la vostra nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!